È una sera di novembre. La pioggia cade lenta sul Tamigi e le luci del Savoy si riflettono sull'asfalto bagnato. Nel retro dell'hotel, in una stanzetta senza finestre, Harry Craddock sta aspettando. Ha aspettato 5 anni per questa conversazione. Davanti a lui il direttore dell'hotel sfoglia delle carte senza alzare lo sguardo. Il fruscio dei fogli riempie il silenzio della stanza. Craddock parla lentamente, con calma. Dice che gli americani, i clienti più importanti del Savoy, quelli che attraversano l'Atlantico con le tasche piene di dollari del dopoguerra, si sentono a disagio. Dice che il mondo sta cambiando e che un American bar ha bisogno di un americano al comando. Non fa nomi, non è necessario. Il direttore alza lo sguardo dalle scartoffie, lo guarda per qualche secondo e poi annuisce. Quella sera, mentre dall'altro lato dell'hotel Ada Coleman prepara l'ennesimo drink, mentre le sue mani si muovono sugli shaker con la precisione di chi l'ha fatto per 23 anni, la decisione è già presa. Lei non lo sa ancora, ma la sua storia al Savoy è finita. Ma quella che state per ascoltare non è la storia di come Ada Coleman viene fatta fuori. Al contrario, è la storia di come, nonostante tutto, vince lo stesso. Benvenuti in Drink Stories, io sono Leonardo Pinto. Inghilterra, 1899. Ada Coleman ha 24 anni, suo padre è appena morto. Non è una storia di povertà, non esattamente. È la storia di quel momento preciso in cui ti rendi conto che il pavimento su cui stavi camminando non era tuo, era suo. E adesso non c'è più. Suo padre lavorava come steward al golf club di Rupert Doyle Cart. A Londra in quel momento quel nome valeva come una lettera di presentazione firmata dal re, perché il padre di Rupert, Richard, era l'uomo che aveva fondato il Savoy. Aveva prodotto Gilbert e Sullivan, le operette che per 20 anni avevano fatto ridere e commuovere la Londra che conta. E con quei soldi aveva costruito qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima. Il Savoy Hotel, il primo hotel completamente illuminato dall'elettricità, il primo in Gran Bretagna ad avere bagni privati in camera e uno dei primi posti al mondo a trattare i propri ospiti come se il lusso fosse un diritto. Quella famiglia conosce il padre di Ada, quella famiglia, dopo la morte del padre di Ada, offre ad Ada un lavoro. Ada accetta, non ha alternative. Comincia al Claridge, un altro hotel della famiglia, nel reparto fiori. Bouquet, composizioni, vasi da sistemare nelle camere. Lavoro pulito, invisibile, da donna. Ma c'è qualcosa che non torna in questo quadro. Ada non sta ferma, osserva, guarda il bar con quella curiosità che non si impara, che non si spiega. Quella curiosità che o ce l'hai o non ce l'hai. E un giorno il wine butler, un certo Fisher, la chiama dietro al bancone, le mette uno shaker in mano e le insegna come si tiene. Primo cocktail che Ada prepara nella sua vita è probabilmente un Manhattan. Non è un grande momento, non ci sono luci drammatiche. È solo una donna che per la prima volta mette le mani su qualcosa e capisce che quello è il posto in cui vuole e deve stare. Nel 1903 Frank Wells, il capo barman dell'American Bar del Savoy, va in pensione e prima di andarsene indica Ada Coleman come suo sostituto. Cosa rarissima per l'epoca, quasi scandalosa. Non è un gesto ovvio, è un atto di coraggio mascherato da praticità. Perché l'American Bar del Savoy nel 1903 non è un bar qualunque, è il posto. È il luogo dove l'elite europea e americana si incontra, si studia, si mette a confronto, dove i soldi non si contano mai ad alta voce, ma si capisce subito chi ce li ha. Dove entrare senza prenotazione, se sei nessuno, vuol dire uscire abbastanza in fretta con una scusa educata. Ada entra lì, con il grembiule, lo shaker e qualcosa che nessun uomo in quel bar riesce a nominare. La cominciano a chiamare Coley e lei, con quella lucidità che hanno solo le persone intelligenti, decide di farselo piacere e quel soprannome diventa un marchio. La cosa che distingue Ada dagli altri barman dell'epoca non è soltanto la tecnica. Ada capisce qualcosa in quel momento che quasi nessuno aveva ancora compreso. Il bancone non è un posto in cui si preparano solo drink, è un posto in cui si raccolgono storie. Le persone arrivano con il peso di ciò che non possono dire altrove e lo depositano lì, davanti a te, insieme alla comanda.
Il barman che sa raccogliere quel peso e restituirlo trasformato in qualcosa di buono, quel barman non ha concorrenza. Mark Twain beve al suo bancone. Diamond Jim Brady, il magnate che beve per 10 e spende per 20, passa al Savoy tutte le volte che è a Londra. Il principe di Galles è un habitué. L'Earl of Lonsdale scriverà di lei. Era così gentile, così piena di vita e di energia. Decenni dopo, lo storico del cocktail Ted High lo dirà chiaramente. Non solo Coley era una donna nel mondo dei barman uomini, ma è stata lei a rendere famoso quel bar. La fama ha però un prezzo e Ada Coleman sta per scoprirlo. C'è un'altra storia dietro questa storia che non viene mai raccontata. Nel 1902, un anno prima che Ada diventasse head bartender, il Savoy assume un'altra donna. Si chiama Ruth Burgess, la chiamano Kitty o Miss B. È brava, i clienti l'apprezzano. I giornali dell'epoca la citano quasi alla pari di Ada. Per circa 20 anni le due donne lavorano nello stesso bar. Turni alternati, ma stessa divisa e stesso bancone di mogano. E non si rivolgono mai la parola. Mai. Per 20 anni. Alcuni clienti, quelli che conoscono i suoi drink ma capitano nel turno di Ruth, le chiedono di prepararli. Ma Ruth non conosce le ricette, improvvisa, fa del suo meglio. Ada lo viene a sapere. Avrebbe potuto insegnarle. Avrebbe potuto essere generosa, solidale. Avrebbe potuto fare squadra. Due donne in un mondo di uomini. Ci sarebbe stata ogni ragione per farlo. Non lo fa. Non condivide nulla. Le sue ricette restano sue. Gelosia? Forse. Strategia di sopravvivenza? Quasi sicuramente. Perché in un mondo in cui sei già un'anomalia, la tua unicità è la tua unica protezione. Se diventi sostituibile, sei finita. Ada lo sa e sceglie di non esserlo. Il risultato è una guerra fredda silenziosa che dura per 20 anni. Due donne, stesso bar, stesso bancone, stessa storia e mai una parola. Il Savoy Hotel non nasce per caso, nasce dai soldi dell'opera. Richard, il fondatore della dinastia di alberghi in cui Ada lavorerà tutta la vita, era prima di tutto un impresario teatrale. Aveva scoperto gli attori comici più amati dell'Inghilterra vittoriana. Con quei soldi nel 1881 costruì il Savoy Theatre e poi, pochi metri più in là, il Savoy Hotel nel 1889. Teatro da una parte, hotel dall'altra e in mezzo quella striscia di Londra in cui cultura e denaro si incontrano ogni sera. Ada cresce in quell'orbita, suo padre lavorava per quella famiglia. Lei da ragazza respira quell'aria. Attori, musicisti, giornalisti, nobili annoiati che cercano qualcosa di interessante. Il confine tra palcoscenico e vita reale in quel mondo non esiste. Tutti recitano sempre in un modo o nell'altro. E Ada, quando sale sul suo podio, il bancone del Savoy, porta con sé quella sensibilità. Le sue serate a casa sono documentate. Colei al piano, Colei che balla, Colei che canta alle 2 di notte mentre l'alcol fa il suo dolce effetto. Ed è questa Ada che poi torna al bar ogni giorno. Non solo una tecnica del cocktail, ma una performer, una persona che sa come si tiene in piedi un pubblico, che sa quando una battuta funziona e quando invece è meglio il silenzio, che conosce la differenza fra intrattenere ed ascoltare e sa fare entrambe le cose nel momento giusto. Il principe di Galles potrebbe bere ovunque, al palazzo o al club, ma va all'American Bar del Savoy, perché lì c'è Coley e Coley lo fa sentire una persona, non un titolo. E poi arriva quella notte, la notte in cui la storia di Ada Coleman incrocia la storia della miscelazione mondiale. Non è una notte particolare, non c'è una data scritta da qualche parte. È una delle tante sere in cui Sir Charles Hawtrey, uno degli attori comici più amati dell'epoca, entra nell'American Bar con quella faccia lì, quella faccia che Ada riconosce subito. La faccia di chi ha dato tutto, la faccia di chi è svuotato ma non vuole sentirselo dire. Hawtrey si siede e le chiede qualcosa che gli dia un po' di brio. Ada annuisce e comincia a pensare che è la scena che dà origine a uno dei cocktail più famosi del mondo. Non quella sera però. Hawtrey quella sera beve, paga e se ne va. E Ada rimane con quella richiesta sospesa nella testa. Lo racconterà lei stessa
in un'intervista del 1925 al Daily Express. Fu per lui che passai ore a sperimentare per creare un nuovo cocktail. Quando Autry torna al Savoy, Ada gli mette davanti il bicchiere. Lui assaggia, si ferma, poi lo finisce. E poi con quella teatralità perfetta che solo gli uomini di palcoscenico sanno trovare al momento giusto, alza gli occhi e dice: Per Giove, Coli, questo è il vero Henky Panky. Henky Panky nell'Inghilterra di allora significa una sola cosa: magia, stregoneria. Qualcosa di così buono che deve esserci per forza il trucco. Ed Henky Panky rimase. Londra, 1920. Al Savoy arriva un nuovo barman per il service bar, quello dove si preparano i cocktail di servizio per i camerieri. Si chiama Harry Craddock. È inglese, ma parla con un accento americano perfetto, perché la carriera se l'è costruita negli Stati Uniti, a New York, fino a quando il proibizionismo del 1920 non spense le luci su tutto. Craddock torna in Inghilterra senza niente. Il Savoy lo assume. Service bar, il retro, il posto dove non ti vede nessuno. Per 5 anni lavora lì, nel retro, mentre Ada Coleman è davanti. Per 5 anni ascolta i clienti chiedere di Coley, sente le risate dal bancone principale, vede i camerieri tornare con ordini scritti a mano dalla signora Coleman. Per 5 anni aspetta. Non è uno stupido, Craddock, sa che le cose cambiano. Il turismo americano al Savoy cresce ogni mese. Dopo la guerra, i dollari stanno arrivando in Europa come una piena e la direzione dell'hotel lo sa benissimo. Craddock sa anche di avere in mano una carta che Ada Coleman non potrà mai giocare. Ha un accento americano perfetto. Gli americani ricchi del dopoguerra, quelli che arrivano al Savoy con le tasche piene di dollari, non sono abituati a vedere una donna dietro un bancone serio. E Craddock comincia a parlare con la direzione, piano, con quella pazienza di chi ha imparato ad aspettare, a costruire il suo caso. Secondo alcune ricostruzioni, speculative, bisogna dirlo, Craddock non si limita ad aspettare il pensionamento di Ada. Al contrario, lavora attivamente per convincere la direzione che un American Bar ha bisogno di un americano, che una donna al comando, per quanto brava, manda un messaggio sbagliato ai clienti che più contano. E mentre tutto questo accade, Ada Coleman serve il suo milionesimo drink. Non lo sa, o forse lo sa e fa finta di niente, perché che cosa puoi fare in quel momento, in quel posto, con quelle regole? Alla fine del 1925 il Savoy chiude per ristrutturazione e annuncia il pensionamento di Ada Coleman, anche quello di Ruth Burgess. Il giorno seguente 5 giornali di Londra pubblicano la notizia. Il Daily Express la definisce la barista più famosa d'Inghilterra, la regina dei cocktail. In quell'intervista, la stessa in cui racconta dell'Hanky Panky, Ada racconta di aver servito 100.000 clienti e versato 1 milione di drink. Quando all'inizio del 1926 l'American Bar riapre, al comando c'è Henry Craddock. Nel 1930 pubblicherà il Savoy Cocktail Book, 700 ricette, una pietra miliare nella storia della miscelazione mondiale. Ma in quel libro di Ada Coleman ci sarà un solo drink, l'Hanky Panky. 23 anni dietro quel bancone e un solo drink. Ada Coleman muore nel 1966 a 91 anni. Abbastanza a lungo da vedere i Beatles, il rock and roll, le donne in politica, la pillola anticoncezionale, un mondo che lentamente e dolorosamente stava cambiando rispetto a quello a cui lei era abituata. Negli ultimi anni lavora part-time al Berkeley Hotel, responsabile del guardaroba delle signore. Un lavoro ordinato, invisibile. Harry Craddock muore nel 1963, 3 anni prima, senza cerimonie. Craddock ha avuto la fama, il libro, il nome sui giornali, ha avuto tutto quello che ha lavorato una vita per ottenere. Ma la fama è volatile, si attacca alle cose, non alle persone. L'Hanky Panky è ancora lì, al Savoy e nei bar di mezzo mondo. Nel 2015 Drinks International lo inserisce tra i 50 drink più venduti al mondo. Nel 2021 Shannon Tebai diventa la seconda donna nella storia a guidare l'American Bar del Savoy. 95 anni
per trovare un'altra Coley. Ada Coleman non ha mai rivendicato niente. Non ha litigato, non ha fatto scandalo, ha lasciato il bancone con eleganza. Ha rilasciato un'intervista in cui ha contato i drink serviti come si contano gli anni di una vita vissuta bene e poi è andata a custodire cappotti in un hotel. Ma il drink che aveva inventato in una sera qualunque per un attore stanco, quello è rimasto. Ha battuto Craddock, ha battuto il tempo, ha battuto il silenzio. Il barman svedese Charles Schumann una volta ha detto che il grande cocktail è quello che non puoi mai spiegare fino in fondo. Quello in cui la somma degli ingredienti non basta a descrivere quello che hai nel bicchiere. Ada Coleman aveva capito prima di tutti, lo chiamava stregoneria. Aveva ragione. Io sono Leonardo Pinto e questo è Drink Stories. Segui il canale e attiva le notifiche per non perdere i prossimi episodi, perché gli spiriti sono cultura e la cultura arricchisce lo spirito.